Ciao a tutti, oggi è arrivato un pacchetto dal Giappone che mi ha acceso dei ricordi che volevo condividere con voi. Il pacchetto contiene questo disco, Early Alchemy degli Acoustic Alchemy. Questo disco mi lega agli inizi con l'alta fedeltà. Mi ci lega perché ero appena uscito da quella saletta di quella Eltron di Como, dove un Mauro Carnevali super entusiasta e super competente mi faceva innamorare dell'hi-fi con le Yamo Concert 8 e catene più o meno accessibili annesse. E tornando a casa con un altro entusiasta della brigata, che era mio cugino, Stefano, oggi fisioterapista e persona molto appassionata di motori e tante altre cose, ma che serba sempre un po' di quella passione dell'alta fedeltà che ci accomunò all'epoca e che ancora gli morde ogni tanto, anche se non è diventato un pazzo come me. Ma all'epoca, tornando a casa, cercavamo nuovi stimoli per fare per conto nostro, senza il negozio, senza le bellezze del negozio, e ci rifugiavamo a casa sua, dove suo papà aveva una passione per l'hi-fi, una passione coltivata in maniera sana, salutare, allo scopo di ascoltare la musica e non di impazzire con i componenti, e aveva questo bell'impianto Technics con delle casse Marantz. Mi ricordo una sorgente, un giradischi Torrens TD104 e l'amplificatore integrato Technics di cui non rammento la sigla. C'era anche un lettore CD di cui non ricordo nulla, ma ricordo i diffusori Marantz, non saprei dire la sigla perché non li abbiamo mai girati per leggerla. Erano molto particolari, dei grossi bookshelf girati in orizzontale su una libreria, proprio un approccio all'ascolto per la musica senza seghe mentali di sorta. E lì ascoltavamo il suo impianto, ma all'epoca non ci capivamo un tubo di queste cose. Quindi quando tornavamo dai negozi dell'alta fedeltà che ti riempivano la testa e le orecchie di quegli acuti super dettagliati, super raffinati, magari a volte anche un po' pungentini e di effetto, noi tornavamo a casa cercando quella roba lì. Cercavamo i dischi con dentro la gamma alta, più raffinata e pungente possibile per sentire i tweeter. Fondamentalmente la nostra competenza audiofila era sentiamo i tweeter. Che ci vuoi fare? Ricordo anche una volta siamo andati in un altro negozio, un negozio abbastanza generico, c'erano delle casse Cervin Vega e un ascoltatore che davanti ad esse esclamò assieme ad un suo amico: Senti che medi! E noi due imbecilli, che non capivamo nulla ma pensavamo di essere già dei professori, che ridavamo tra di noi, ci sgomitavamo e dicevamo: Senti che medi! Ma questo non ha capito niente, ma sono gli acuti che devi sentire. Questo per dare un'infarinatura del livello agli esordi. Ma vabbè, basta con le brutte figure. La cosa peculiare a casa di mio cugino, tra le altre, era questo CD che vi ho appena mostrato. Questo era il CD di riferimento di suo papà per andare ad ascoltare gli impianti all'epoca, quando dovette allestire la sua catena, quella lì con le Marantz e tutto il resto, ed era quindi ereditato da noi per giocarci e cercare di capire quello che lui andava cercando alla sua epoca quando ascoltava impianti e quando sceglieva per sé. Quindi mettevamo su questo disco, ma mi ricordo anche la mia impressione stessa. Questo disco, a differenza di altri dischi test che andavano di moda nei negozi, non era così spettacolare. E in un certo senso l'approccio che ebbi io, l'impressione che ebbi io, fu che fosse relativamente deludente, se non che c'era dentro della bellissima musica. Quello che sto raccontando è anche una parabola dell'alta fedeltà di oggi. Prendiamo questo disco, che è veramente bello e tra poco ve lo racconto un pochino più in dettaglio, mettiamolo su e sentiamo dei suoni di chitarre che non sono artefatti, che non sono presi allo spasmo del microdettaglio con microfoni calati dove non ci dovrebbe essere un microfono vicino ad una chitarra, dove non si cerca di far sentire all'ascoltatore l'effetto speciale
del metallo della corda prima del corpo dello strumento, del metallo o del nylon, qui poi abbiamo entrambi. Il punto è che se oggi giro in giro sento tanti test davanti ad impianti audio fatti con musica che non ha nessuna correlazione con come si ascolterebbero quegli strumenti musicali in un qualsiasi contesto live, che può essere il tuo amico che suona una chitarra davanti a te in una stanza con una birra, oppure un concerto in un locale dove si suona la chitarra su un palco e tu hai sempre una birra in mano, credo, oppure una sala da concerto dove ci sono una o più chitarre con tanti altri strumenti musicali che suonano in maniera sempre totalmente diversa dal nostro amato disco test, disco di riferimento, disco per audiofili. Ecco, la cosa sconvolgente è che se si ascolta questo Early Alchemy, si ascoltano delle chitarre meravigliose, suonate magistralmente, con una musica bellissima e si ha una sensazione quasi liberatoria, quella di non sentirsi un audiofilo che ascolta un disco test. Eppure per il papà di mio cugino, sarebbe mio zio, quello era l'ascolto adatto per selezionare componenti hi-fi. Lui non andava ad ascoltare componenti hi-fi portandosi dietro musica finta, lui andava in giro portandosi musica di facile lettura, perché qui sono chitarre facili da inquadrare timbricamente, risoluzione, tutti i parametri essenziali in un disco così semplice sono facili da stampare in mente, quindi in un contesto di collaudi comparativi è facile trovare il bandolo della matassa rispetto ad altri dischi molto più complessi, magari dischi di grande musica sinfonica, che possono mettere alla prova l'impianto in maniera anche più approfondita, ma che per fare delle prove comparative richiederebbero molto e molto più tempo, perché non pensiate che sia facile dare in pasto al nostro cervello miriadi valanghe di informazioni in pochi secondi o minuti di ascolto e farlo paragonando oggetti diversi. Più informazione, più necessità di calcolo ed elaborazione, attenzione. Invece due chitarre, una volta che hai sentito queste due chitarre 3-4 volte, alla quinta, alla sesta, alla settima vai a occhi chiusi veramente. Quindi un disco molto sensato ed appropriato per fare delle prove, ma come dicevo e come ribadisco, non una sega mentale da audiofili, non una chitarra finta posticcia per far risaltare il Twitter al berillio di turno. Con tutto rispetto, Twitter in Zylon qui davanti a me, nulla contro la tecnologia. Questo video non è contro la tecnologia, questo video è per fare un po' di autocritica collettiva, generale, su come ci approcciamo a coltivare la passione per i suoni, a scegliere i nostri apparecchi quando ce ne andiamo in giro con la bisaccia carica di dischi che nulla hanno a che vedere con la musica che si ascolta dal vivo. Quindi siamo così preparati da andare in giro a giudicare impianti usando dischi dove una chitarra non suona come una chitarra, ma suona come un oggetto misterioso di quel disco e con quel materiale lì capire quanto sono buoni gli impianti hi-fi che proviamo? Io preferisco andare in giro con un disco, come faceva mio zio, contenente una chitarra che io possa interpretare anche dal vivo come chitarra, perché di chitarre dal vivo ne ho ascoltate tantissime, ne ho suonate e ne ho ascoltate tantissime e sentire questo album mi ricorda di tante chitarre verosimili in tante circostanze della mia vita. E così, se un impianto fa schifo, mi è molto più facile dire quella chitarra non ha nulla a che vedere con le 348 chitarre che ho ascoltato negli ultimi 20 anni. Quindi il bello di dotarsi di software aderente alla realtà della musica e non aderente esclusivamente agli stereotipi, alle fissazioni, alle fisime e a un certo onanismo di molti appassionati di hi-fi, critici di hi-fi e divulgatori e guru di hi-fi. Questo in particolare ho raccontato che viene dal Giappone perché l'ho preso esattamente con l'intento nostalgico di ricordare quei bei tempi con mio cugino e ascoltare qui. Stefano, guarda che ti aspetto, questo poi ce lo ascoltiamo insieme. Ma già che c'ero, volevo prendere una versione diversa dalla sua e allora ho fatto arrivare questa giapponese. Come molti di voi sapranno, e se non lo sapete segnatevelo sul palmo della mano,
Non è veramente una costante, ma molto spesso i prodotti discografici fatti in Giappone, stampati e realizzati in Giappone, sono di qualità superiore a quelli di praticamente tutto il resto del mondo. È per questo, se non ve lo siete mai spiegato, che il vinile giapponese, non solo per la sua coreografica obi strip a lato, quando c'è, ha valore ed è ricercato, ma anche perché probabilmente quel vinile suona meglio di tutte le stampe di altri paesi circolate nel mondo. Ripeto, non è una costante, ho alcuni dischi giapponesi dove una eccessiva asciuttezza del suono non me li fa assolutamente preferire a stampe occidentali di altri paesi e via dicendo, ma quando il CD o il vinile Jap funziona bene è davvero una goduria. E allora io non lo so come andrà questo, lo ascolteremo tra poco insieme, un pezzettino, e giudicheremo. Ve lo faccio sentire perché così, senza che dobbiate andare a scaricarlo o a comprarlo mettendoci dei soldi per provare e via dicendo, vi fate un'idea di che cosa intendo con delle chitarre naturali e non tirate da audiofili. Lo faccio in sfregio, in barba a quello che YouTube penserà dei diritti di questo album. Probabilmente mi toglierà la monetizzazione sul video, ma sapete, non me ne frega un tubo, perché come dico spesso, non sono su questo media per ricavare del denaro, è un gioco che condivido con voi, mi piace divulgare, mi piace darvi qualcosa, quindi non me ne frega nulla, spero non blocchi il video. Questo è il rischio, ma ci proviamo lo stesso. Quindi tra poco sentiremo qualche chitarra insieme e poi giusto due parole per concludere e salutarci dopo questa piccola riflessione sui modi, metodi e filosofie della nostra passione. Vediamo. Vi ho fatto sentire l'ultimo brano del disco, A Dream of Fair Women, e l'ho fatto perché è un brano semplice sul quale volevo darvi due indicazioni di ascolto per entrare ancora meglio nell'ottica di come descrivevo il CD all'inizio. Un CD appunto non da audiofili, non puntuto nella espressione delle chitarre, dove invece le chitarre suonano in maniera molto naturale. Inoltre in questo brano non c'è nient'altro che le chitarre, perché poi in realtà il disco è pieno di brani con molti più strumenti musicali, con anche molti più effetti. Qui il massimo che abbiamo è un bel po' di riverbero che dà questa atmosfera suadente di questo sogno di belle donne dal titolo. Però qui non ci sono altri elementi di distrazione per la nostra chiacchierata rispetto al suono delle chitarre. Se ascoltate questo brano, vi invito a fare caso a come nessuno ha cercato di sovraenfatizzare il suono delle corde rispetto al corpo delle chitarre, a costo di far suonare quasi spente l'attacco di queste note rispetto a come a volte siamo abituati ad ascoltare da certe etichette di grido. La chitarra appare in un insolito bilanciamento spostato quasi verso la sua cassa che verso la sua corda, che è esattamente come qualsiasi essere umano percepirebbe una vera chitarra qualora la ascoltasse appena appena a più di 1 metro di distanza da essa. Quindi questo album ci fa sentire le chitarre come se i nostri musicisti, Webb e James, stessero suonando da 2, 3, 4 metri davanti a noi e la ricostruzione scenica prospettica delle due chitarre è molto interessante. Guardando la scena sonora da davanti, abbiamo nella porzione centro-sinistra
e più vicino a noi la chitarra con le corde in nylon. Ha un suono ricco, caldo, si sente molto meno il pizzicato rispetto al suono vibrante della cassa e del legno, e questo ne denota la caratteristica timbrica. Mentre nella parte destra e molto più indietro nel palcoscenico, molto più lontana da noi, la chitarra con le corde in metallo. Chitarra caratterizzata nel suo suono da un più marcato senso di smalto della corda, il suono della corda rispetto al corpo che comunque si intravede ed è volutamente annacquato in un forte effetto riverbero. Quella chitarra praticamente crea quel contorno magico, quell'atmosfera suadente intorno alla melodia di base condotta dal nylon. Come è stata ripresa quella chitarra ce la propone più indietro e anche inclinata verso l'ascoltatore, come se quel musicista ci stesse puntando il manico, come se fosse seduto a guardare il suo collega, ma le due chitarre appunto non fossero pari, piatte verso di noi. Quella con le corde in nylon è più piatta, che guarda dritto in avanti verso il pubblico, se così vogliamo chiamarci, mentre quella con le corde in metallo è più inclinata, ci dà diciamo di tre quarti il manico. Provate ad ascoltare e ditemi se non avete esattamente questa percezione, che è frutto di come sono stati collocati i microfoni. Come vengono microfonate di solito chitarre di questo tipo? Si mette un microfono davanti alla cassa armonica e un microfono davanti al manico, prendendo quindi sia il particolare del suono della cassa, sia il particolare dello strofinio di tutta la parte comunque emessa dal manico della chitarra, che suona e ha un suo timbro anche a seconda delle essenze utilizzate per la tastiera e per il manico stesso. Ma c'è molta informazione preziosa e delicata nelle dita di chi ferma la corda suonando. Quindi è importante solitamente avere questi due microfoni e fare questo genere di ripresa. Poi, se le chitarre ne sono provviste e se al fonico piace quella componente del loro suono, può rubare una piccola quantità di segnale anche dal microfono piezoelettrico che è disposto sotto al saddle, ovvero il punto di appoggio delle corde sul ponte della chitarra. Quel microfono, che è il più farlocco da un punto di vista della veridicità timbrica, ma è anche il più pratico per i musicisti che fanno plug and play della chitarra davanti a un audience e ottengono un segnale amplificato facile e meno soggetto a feedback, rimbombi e via discorrendo, contiene un suono prettamente di corda, prettamente finto, come quello che si sente di più nei dischi di chitarra per audiofili moderni, e che può dare un tocco di frizzantezza e di presenza allo strumento, un po' di contour, per così dire, e quindi se usato miscelato in maniera sapiente con il segnale percepito dai microfoni distanziati, microfoni a condensatore per esempio, ma non necessariamente davanti alla chitarra, crea un insieme omogeneo ed equilibrato della timbrica dello strumento. La mia impressione è che in questo disco sia stato fatto pochissimo, se non nullo, uso di segnale dal piezo e sia stato fatto invece un eccellente lavoro di microfonatura davanti alle chitarre, riuscendo a darci non solo l'impressione esatta del suono di quelle belle chitarre, ma anche una credibile ed interessante ricostruzione prospettica dei due musicisti che suonano uno di fronte all'altro, uno che guarda il pubblico, il collega che guarda l'altro. Naturalmente che la mia disamina sul palcoscenico sonoro sia corretta o sia frutto di un intuito, di una sensazione che poi fotografando l'evento in studio possa non essere veritiera, conta relativamente poco. Quello che più conta è che questo tipo di musica così registrata stimola la ricostruzione di qualcosa che la nostra esperienza può aver vissuto, che noi possiamo aver vissuto, che può far parte della nostra esperienza e quindi essere un essere materiale prezioso per andare ad ascoltare impianti e capirci qualcosa. Il bello di questo disco è nella facilità che abbiamo, brano dopo brano, di ricostruire l'evento naturale dell'esecuzione
immaginando come erano fatti gli strumenti, come erano disposti gli strumenti, quale timbrica veramente avessero questi strumenti. E possiamo passare tutte le 14 tracce di cui è composto l'album senza mai essere stufi di sentire suoni fittizi, suoni iper artefatti per il piacere di qualche audiofilo dal grilletto facile e dalla poca pazienza che in qualche secondo vuole dire se un Twitter è più presente sulla cassa A o sulla cassa B, cosa di cui a noi francamente non ce ne importa un fico secco. Spero di avervi regalato un ascolto che non conoscevate, spero di aver dato qualche spunto per ricordare che a volte siamo audiofili troppo audiofili e che la nostra ricerca del perfetto strumento di riproduzione dovrebbe essere sempre ancorata a suoni che noi sappiamo identificare nella nostra vita, nella nostra esperienza live. E con questo vi ringrazio e vi lascio al prossimo. A presto. Ho un'ultima nota per questo video. Ad un certo punto, anche se poi l'ho ritenuto superfluo, l'ho lasciato perdere, volevo farvi vedere che cosa contiene la confezione. Certo, non è che possa contenere granché, no? Contiene un simpatico artwork dedicato all'album e contiene ovviamente un libretto. Ad un certo punto mi è venuta l'idea, perché non proviamo a sfogliare il libretto e vediamo se c'è dentro qualcosa di interessante? E qualcosa di interessante l'avrei trovata. Quando prima ho menzionato la mia percezione delle chitarre e della loro disposizione sul palcoscenico, osando persino raccontare dell'orientamento delle due chitarre rispetto all'ascoltatore, l'orientamento dei musicisti seduti a suonare, ebbene, ora vi sorprenderò forse con questo gioco di prestigio, perché nel libretto è effettivamente presente una foto molto molto preziosa che ho appena scoperto ed è questa qua. Potete esattamente vedere la chitarra con le corde di nylon di piatto verso l'ascoltatore e la chitarra con le corde in metallo orientata leggermente, io avevo detto tre quarti, anche un po' meno, orientata con il manico puntato più verso l'ascoltatore. Signori, io questa foto non l'avevo vista, ve lo assicuro. Ho aperto adesso il libretto per cercare di fare un contenutino in più e ho visto questa scena, esattamente quella che con le mie orecchie e con i miei occhi vedevo dalla poltrona.